un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone e mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre. La ministra della Difesa Elisabetta Trenta, Movimento 5 Stelle, ai microfoni di una radio musicale ha intonato "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", dicendo "questa canzone mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre". Abbiamo un permesso speciale, volevo chiedere un permesso per fare i conventi con quel progetto. E se mi permetti, Salvatore? Una decina di giorni dopo, in divisa mimetica in Afghanistan, la ministra esaltava la nostra presenza in armi fuori dai confini dell'Italia, guidata dai valori della nostra Costituzione, in una missione fondamentale per la pace. La missione è la Resolute Support, appoggio risoluto, iniziata dalla NATO in Afghanistan nel 2015, in prosecuzione dell'ISAF, missione ONU di cui la NATO aveva preso il comando con un colpo di mano nel 2003. Prosegue così la guerra USA-NATO in Afghanistan, entrata nel 18° anno. Fu lanciata dagli USA il 7 ottobre 2001 con la motivazione ufficiale di dare la caccia a Osama Bin Laden, accusato degli attacchi dell'11 settembre, nascosto in una caverna afghana sotto protezione dei talebani. Quali fossero i reali obiettivi lo rivelava il Pentagono in un rapporto diffuso una settimana prima dell'inizio della guerra. Esiste la possibilità che emerga in Asia un rivale militare con una formidabile base di risorse. Le nostre forze armate devono mantenere la capacità di imporre la volontà degli Stati Uniti a qualsiasi avversario, così da cambiare il regime di uno Stato avversario o occupare un territorio straniero finché gli obiettivi strategici statunitensi non siano realizzati. Nel periodo precedente, l'11 settembre 2001, vi erano stati in Asia forti segnali di riavvicinamento tra Cina e Russia, che si concretizzavano quando il 17 luglio 2001 dato di buon vicinato e amichevole cooperazione tra i due paesi. Washington considerava il riavvicinamento tra Cina e Russia una sfida agli interessi statunitensi, nel momento critico in cui gli USA cercavano di occupare il vuoto che la disgregazione dell'URSS aveva lasciato in Asia centrale, area di primaria importanza sia per la sua posizione geostrategica rispetto a Russia e Cina, sia per le limitrofe riserve di petrolio e gas naturale del Caspio. Posizione chiave per il controllo di quest'area è quella afghana. Ciò spiega il forte impegno in una guerra costata solo agli USA già oltre 1.000 miliardi di dollari. Quella in corso viene presentata dalla NATO come missione non di combattimento, ma in base agli stessi dati ufficiali l'aeronautica USA ha sganciato sull'Afghanistan nei primi 10 mesi del 2018
circa 6.000 bombe e missili. Oltre a caccia e droni armati, vengono usati bombardieri pesanti B-52, dotati di lanciatori rotanti che accrescono di 2/3 il già enorme carico bellico dell'aereo, permettendogli di sganciare in una singola missione fino a 30 potenti bombe a guida di precisione. Oltre a quella visibile c'è la guerra nascosta, condotta dalle forze speciali USA e alleate con il compito di assassinare capi talebani o presunti tali ed altri ritenuti pericolosi. Il risultato è disastroso per la NATO. Mentre aumentano le vittime civili, i talebani guadagnano terreno. Alla guerra in Afghanistan partecipa sotto comando USA l'Italia da oltre 15 anni, violando l'articolo 11 della Costituzione. Il suo contingente è al 3° posto su 39 partecipanti, dopo quelli statunitense e tedesco. Ufficiali italiani sono dislocati a Tampa, in Florida, presso il comando USA, e in Bahrain quale personale di collegamento con le forze USA. E mentre la guerra continua a mietere vittime, all'orfanotrofio di Herat, comunica il nostro Ministero della Difesa, militari italiani hanno consegnato circa 200 completini invernali ai piccoli meno fortunati. Mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre. C'era un ragazzo che come me